Ciao ragazzi, benvenuti nella mia cucina come ogni mercoledì con Michele e vi ringrazio per essere ancora qui. Oggi andiamo a vedere una fantastica ricetta per il pane, massima funzionalità e qualità per la gestione casalinga, ricetta pane con Polish, veramente semplice e l'ideale per chi vuole fare un pane buono fatto a casa. Quindi spero di aver esaudito il desiderio di tante persone che me l'avevano chiesto dopo le precedenti ricette, però fatte con il lievito madre. Vi ringrazio ancora per essere qui e visto che ci sto vi faccio auguri per le feste, tanto non porta sfiga farli in anticipo, tanti auguri, davvero. Vi ricordo inoltre che potete trovarmi su vari social, su Facebook, su Instagram. Grazie a tutti coloro che dopo avermi visto sul canale hanno deciso anche di seguirmi su questi social, per me è molto importante. E grazie ancora a chi ha deciso di aiutarmi a migliorare la qualità del canale attraverso delle donazioni PayPal. Quindi se mi volete fare un altro regalo per Natale, per esempio, sapete come farlo. A proposito dei regali di Natale, un buon regalo alternativo potrebbe essere un corso con me, quindi vi lascio qui il mio indirizzo mail specifico per i corsi, se volete regalarvelo a voi stessi o a un vostro caro. Siamo arrivati, allora partiamo con la fantastica ricetta pane con Polish, semplice per tutti. Vai! La scorsa settimana abbiamo visto insieme come preparare un Polish, è molto facile, e per questa ricetta userò proprio quel Polish, ovvero un Polish fatto con 100 g di farina, 100 g di acqua, 1 grammo di lievito di birra. Bisogna sciogliere il lievito nell'acqua, miscelare il tutto e attendere che passino a seconda della vostra temperatura di casa, e quelle 4, anche 5 o anche 6 ore se avete una casa molto fredda. L'ideale è, diciamo, avere una temperatura tra i 18 e i 20 gradi. A questo Polish aggiungeremo una massa che ci tende a specificare non è un'autolisi perché non è un 55%, ma è comunque una massa ricavata con il restante degli ingredienti, ovvero semplicemente il restante della farina, il restante dell'acqua e il sale. Quindi poi molto facilmente andremo ad aggiungere la massa fatta con il sale al Polish e otterremo facilmente il nostro impasto. Allora, perché utilizzare un Polish? Utilizzare un Polish perché ci rende più facili le ricette. Quindi io che ho fatto adesso della nostra ricetta, che avevamo 400 g di farina, 300 di acqua, 10 di sale e 1 grammo di lievito di birra, ho fatto una massa fatta da 300 g di farina, 200 g di acqua e i 10 g di sale che vedete lì dentro l'impastatrice. L'ho presa, l'ho lasciata maturare in frigo tutta la notte e adesso la mattina, dopo aver fatto il nostro Polish fatto da 100, 100 e 1 grammo di farina, appena il Polish è pronto lo aggiungo alla nostra massa. Adesso andiamo ad aggiungerlo. Ci siamo quasi. Ok, perfetto. A questo punto accendiamo la macchina, vediamo un po'. Ok, e la macchina inizierà a lavorare, farà assorbire e creerà un'unica massa. E poi avremo il nostro bel impasto, che in questo caso io utilizzerò per fare un pane. Visto che molti mi hanno chiesto una ricetta per un pane al lievito di birra, ho cercato di esaudire il vostro desiderio. Aumentiamo anche un pochino la velocità.
via così finché praticamente l'impasto non sarà pronto. Come avete visto anche nei miei video, appena l'impasto crea una buona maglia glutinica, abbiamo un buon punto pasta, abbiamo una buona massa, una buona struttura della massa. Andate a vedere il video, quello dove parlo di incordatura e struttura, per capire un po' meglio. Ve lo lascio qui tra le schede sopra in alto a destra nel video, vedrete un punto esclamativo nei miei video, cliccateci, che quelli sono dei consigli di video da guardare per aumentare, diciamo, il bagaglio di esperienza che voi state facendo in quel momento, oppure per approfondire se volete approfondire. Ok, io continuo ad impastare, noi ci vediamo tra pochissimo, perché questo impasto durerà 10 minuti, perché alla fine noi abbiamo fatto già tutto, e ci vediamo tra un pochino sul banco quando andiamo a chiuderlo, va bene? Ok, sono passati questi 10 minuti, l'impasto l'ho tirato fuori, l'ho messo sul banco, adesso lo andiamo a chiudere alla solita maniera, non cambia assolutamente niente, ok? Diamogli un pochino d'ossigeno, un po' di pieghe, ecco qua, abbiamo finito, va bene? Questo è il nostro bellissimo impasto. E adesso lo lasciamo 4 ore, lo mettiamo dentro una ciotolina, ok? E lo lasciamo così 4 ore, e dopodiché faremo la nostra formatura. Non è un pane che ha bisogno di pieghe o altro, alle pieghe e alla struttura ci ha già pensato la nostra bellissima impastatrice. Quindi ciotolina, ecco qua. Bene, 4 ore così nella sua bellissima ciotolina, e ci rivediamo dopo quando andiamo a fare la formatura, va bene? Allora, questo è il nostro impasto per il pane. Adesso sono passate 4-5 ore circa, vado leggermente a spolverare la superficie del pane, poi leggermente a spolverare il piano. Come vedete mi sporco la mano e faccio questo gesto. A questo punto andiamo leggermente ad aiutarlo nello staccarsi dalla ciotola. Io faccio quelli che sono 2 giri. Nel primo vado leggermente a staccare, nel secondo vado proprio ci vado proprio pesante, ecco. Ribaltiamo sul piano. Eccolo qua. Questo è il nostro impasto e il nostro pane, va bene? A questo punto procediamo direttamente con quella che è la formatura. In questo caso è una formatura che va a dare molta struttura al nostro impasto, ok? Ok. Prendiamo, ecco qua, questo è il nostro pane, va bene? Adesso non facciamo altro che prenderlo, lo lasciamo 10 minuti così. Nel frattempo mettiamo un po' di semola nel cestino apposito, e dopodiché lo prenderemo
e lo metteremo nel cestino. Una volta nel cestino dovrà lievitare orientativamente altre 4 ore circa e poi andremo in cottura. Va bene ragazzi? Ci vediamo tra un pochino. Allora, rieccoci, passati i 10 minuti, come vedete è un po' collassato ma veramente poco, andiamo a fare questo lavoro, ovvero l'impasto come vedete asciutto lo posso toccare tranquillamente, quindi vado leggermente a sporcarmi le mani con un po' di semola, vado a tirarlo, ridiamo tensione, andiamo poi, se ci piace possiamo farlo o non farla questa cosa, andiamo a chiudere lateralmente sulle 2 punte proprio per creare la forma del nostro filoncino. Andiamo a spolverare con della semola. Questo è un sacco di semola che io utilizzo dagli esuberi delle stesure, ok? E andiamo nel cestino. Questo è un cestino apposta per pani da 700 grammi circa, ok? Quindi adesso abbiamo chiuso il nostro pane e lo lasceremo così per le prossime 4 ore. Ok, lo spolvero, io cerco sempre di la spolverata con la semola è fondamentale perché vi permette di far sì che poi il pane, l'impasto, non si attacca alle pareti del nostro cestino. Allora ci vediamo dopo, al momento dell'infornata. Guardatevelo bene, così dopo vedrete quanto è cresciuto. Allora, questo è il pane. Forse il mio è anche andato leggermente oltre, ma purtroppo non gli potevo stare dietro come volevo, sono uscito. Adesso lo ribaltiamo in modo delicato, facciamo il taglio che abbiamo già visto negli altri video. Ok, e lo inforniamo. Allora ragazzi, della cottura sono soddisfatto, non molto del taglio, ho fatto un taglio veramente brutto, purtroppo il pane diciamo è andato anche leggermente oltre secondo me. Comunque, vediamo il taglio. Ecco qua. Direi però che non ci possiamo lamentare, no? E comunque, ops, ho fatto un casino ragazzi in cucina, nella mia cucina. Vi faccio un bello zoom sul pane ed ecco qua, questo è il mio bellissimo pane fatto con il metodo del Polish.